Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come riuscire a seminare, fare crescere e raccogliere degli arachidi in casa. A differenza di quello che moltissime persone pensano, questi non fanno parte della famiglia della frutta secca, ma bensì delle leguminose, quindi al pari di ceci e fagioli. Però la particolarità di questa pianta è dove fa crescere i baccelli. Sono sicuro che una volta che avrete visionato il video sarete contenti di averlo fatto perché capirete la particolarità e la bellezza di questa pianta. La prima cosa che dovrete fare sarà quella di procurarvi degli arachidi che siano adatti alla semina, quindi che non siano cotti. Guardate la differenza tra un arachide che è cotto e un altro che non lo è. La differenza di colore salta subito all'occhio, questo è di un colore bruno acceso e l'altro di un panna molto chiaro. Trovarli in commercio oggi è davvero molto semplice, basterà rivolgersi a dei negozi specializzati. La preparazione del seme per poterlo mettere a dimora nel terreno è davvero molto semplice, sarà sufficiente aprirli come se li stessimo mangiando, guardate. Ecco qua, volendo si può togliere la pellicina che c'è intorno oppure lasciarla, quello è una cosa che potrete decidere voi. Io personalmente la lascio e metto tutto direttamente nel terreno. Preparare l'habitat ideale nel quale andare a mettere a dimora i semi di arachide è davvero molto semplice, infatti questi non hanno bisogno di particolari cure né esigenze di terreno, quindi tipologie particolari o altro. Basterà della semplicissima torba di buona qualità. L'unica cosa che però temono è il ristagno d'acqua, quindi quando andate a riempire il vaso, mi raccomando, i primi 2 cm metteteli di argilla, questo appunto eviterà che si formino dei ristagni d'acqua che sarebbero pericolosissimi per le radici. Preparato il terreno, prendete i semi ed andateli ad inserire all'interno dello stesso. Mi raccomando, fatelo in orizzontale, quindi né con la testa verso l'alto né con la testa verso il basso, ma semplicemente così, guardate, li andate ad appoggiare. Una volta che li avrete appoggiati tutti, sarà sufficiente creare una pressione sugli stessi e affossarli di circa 1,5 cm. Premetto, questo è un esperimento che sto facendo in casa per farvi vedere come gli arachidi nascano, crescano e si riproducano, come producano effettivamente tutti i baccelli. Però se noi invece volessimo avere un raccolto ottimale, quindi casomai in un terreno, allora i semi andrebbero non messi così vicini, ma distanziati gli uni dagli altri almeno 15 cm e se fossero in filari, tra un filare e l'altro ci dovrebbero essere almeno 40 cm. Vi mostro come appare l'arachide dopo 7 giorni che l'abbiamo piantato. Ovviamente questo non è stato piantato nella terra, ma è stato coltivato con la tecnica dell'idrocultura, quindi non ha residui intorno, in modo da potervi fare vedere come l'apparato radicale si sviluppa. Guardate. Allora c'è l'apparato radicale principale, quindi la radice più grande che si sta sviluppando in modo assolutamente perfetto, direi, e il secondario che sta iniziando appunto a venire fuori. E se andiamo a guardare all'interno c'è anche il germoglio, eccolo qua, spero che si veda, che sta iniziando a crescere. Trascorsi circa 8 giorni, se andiamo a riprendere il vasetto nel quale abbiamo messo a dimora gli arachidi, potremo notare che questi hanno già iniziato a spuntare fuori dal terreno. Passate 2 settimane, i germogli saranno completamente spuntati fuori dal terreno e perfettamente formati. Trascorso qualche giorno potremo notare che il germoglio è cresciuto e si è sviluppato davvero in modo notevole, adesso è più o meno alto 10 cm e che alla base di questo sono nati altri 2 piccoli germogli, a questi ne seguiranno tanti altri ed una volta che questi si saranno formati, quindi saranno cresciuti e saranno diventati alti più o meno 30 cm, saranno proprio loro a formare la parte arborea della pianta. Trascorsi circa 3 mesi dalla messa in dimora dei semi avremo una pianta sviluppata completamente, guardate, è alta più o meno 30 cm ed è già in fioritura. Notate, i fiori li fa alla base vicino al terreno e non all'apice come quasi tutte le piante. Una volta che tutta la parte arborea, quindi la parte che c'è fuori dal terreno, sarà completamente secca, allora sarà il momento di raccogliere ciò che c'è nel terreno, quindi gli arachidi veri e propri. Qua, se spostiamo possiamo notare che i fiori sono realmente vicino al terreno. E questi sono i fiori della pianta. Devo dire che sono davvero insoliti, ma molto belli. La pianta di arachidi è una pianta davvero molto particolare, a differenza degli altri legumi che producono comunque i fiori e poi da lì producono i legumi stessi, questa fa sì i fiori, ma dai fiori non nascerà nulla. In realtà questa appunto produrrà delle radici che in realtà sono dei fittoni che andranno ad inserirsi nel terreno. Una volta che questi si saranno inseriti nel terreno, sarà proprio dall'apice di questi che nasceranno i baccelli dal quale poi potremo raccogliere gli arachidi e mangiarli. Questo addirittura all'apice ha già iniziato a far nascere il baccello di arachide, guardate.
È davvero molto piccolino, circa 1 centimetro, ma è l'inizio di quello che poi diventerà l'arachide vero e proprio. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il baccello di arachide ai primi giorni di vita, è davvero molto piccolino. Trascorsi 4 mesi dalla semina, sarà proprio questo il momento di andare a verificare se il raccolto è stato soddisfacente oppure no. Quindi basterà semplicemente prendere il vaso con gli arachidi e letteralmente capovolgerlo ed andare a verificare se nel terreno, attaccato alle radici, si sono formati i baccelli. Procediamo e capovolgiamo direttamente il tutto sul pavimento, così. E come possiamo notare, guardate, ci sono già i baccelli, senza nemmeno muovere il terreno, che si notano che stanno spuntando, guardate. Eccoli qua. Provo a cambiare inquadratura per mostrarvi meglio cosa si riesce, poi una volta spostato il terreno, ad ottenere da queste piante. Ecco qua. Guardate. Ecco gli arachidi che ci sono all'interno del terreno. Direi che sono davvero tanti, considerate che questa è una piantina soltanto, le altre sono sotto ancora. Eccole qua. Vedete? Le dimensioni direi che sono più che soddisfacenti. Nell'ipotesi che non siano ancora pronte, sarà sufficiente rimettere tutto all'interno del vaso e aspettare che queste crescano ancora un pochino, ma in questo caso sono già pronte per essere raccolte. Infatti, se guardiamo, guardate, eccole qua. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete dategli un'occhiata. E in più vi chiedo un'altra cortesia, se ce la fate condividete i video sui social, così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.